In questo video ti voglio parlare di un argomento particolarmente affascinante, come vedi, insomma, dallo sfondo voglio parlarti di pietre. Io ho trovato l'argomento particolarmente affascinante in questo piccolo libro, che è il libro delle gemme, dove parla dei lapidari di Hildegarda de Bingen e di Marboddo di Rennes. Quindi il mio invito è quello di andare a leggerlo, anche perché io ti darò solo dei piccoli spunti su cui andare poi ad approfondire, ma le tecniche di utilizzo vere e proprie di queste pietre vengono proprio descritte in questi lapidari, che io ho trovato molto molto interessanti ed affascinanti. Quindi il mio invito è: leggi questo libro, è molto piccolo ed è un manuale veramente, veramente interessante, dove spiega molte tecniche che si possono praticare nella vita di tutti i giorni con l'utilizzo di queste pietre, che ci portano soprattutto a tecniche di guarigioni molto interessanti. Le energie delle pietre sono particolarmente conosciute, ma andiamo oggi invece a capire meglio cosa ci dissero questi due straordinari personaggi della nostra storia. Voglio prima fare una premessa su queste pietre, sulle gemme, quindi andiamo a comprendere meglio il tutto. Allora, le pietre sono oggetti che affascinano l'uomo fin dall'antichità, in particolar modo quelle preziose. Questo fascino non è solo dovuto alla rarità di alcune di esse, ma agli effetti che infondono con la loro energia. Ma cos'è una pietra o una gemma? Andiamo a prendere la definizione che ne fa Wikipedia, che io vi leggo testualmente. Con il termine gemme si intende, nell'uso abituale del termine e in certi paesi anche legale, un insieme di materiali di diversa origine, anche se la grande maggioranza è costituita da minerali, che a causa della loro specifica lucentezza, colore, trasparenza e brillanza, oltre che per la loro rarità, assumono un elevato valore economico. Ma è tutto qui? Beh, io direi proprio di no. Le gemme sono ricercate e studiate per i loro benefici di riequilibrio e sono utilizzate in molti rituali iniziatici e sacri. Sono utilizzate per curare malattie, per infondere benessere su tutti i piani di esistenza, insomma, sono veri e propri strumenti magici. È innegabile che una pietra preziosa affascini per la loro luce, che si è in essa fissata e che la emette costantemente. È come una luce eterna. L'alchimia parla di pietre. Abbiamo la pietra dei filosofi e la pietra filosofale, che hanno energie ed hanno effetti diversi. La pietra dei filosofi porta ai segreti del mondo interiore, dove invece la pietra filosofale opera generando le meraviglie. Non solo l'alchimia ha le sue pietre, ma molte dottrine ne fanno un utilizzo. Possiamo annoverare la magia, la medicina, il mito, l'astrologia e molte altre. Ma come si formano le pietre preziose? Tramite le esalazioni della terra, sia umide sia secche, che diventano pietre preziose oppure metalli. Queste sostanze, quando sono irrigate con liquidi, comunicano le loro facoltà intrinseche al liquido stesso, che fa da veicolo e da qui a tutto ciò che viene toccato con questa soluzione, e lo fanno nel silenzio del loro potere. Le pietre, insieme con gli animali, le piante e le parole, permettono all'uomo di mediare tra cielo e terra, cioè tra tutto ciò che è cosmicizzato. Le pietre agiscono sul pathos dell'uomo in due modi: in simpatia e in antipatia, che definiscono la relazione tra azione ed affezione trasmessa. Si dice infatti che le pietre siano la trasposizione fisica della legge di analogia. Le pietre si formano dall'incontro degli elementi terra, aria, fuoco e acqua. Hildegarda de Bingen, nel suo lapidario Il libro delle gemme, scrive proprio: ogni gemma racchiude in sé acqua e fuoco. Le pietre preziose e le gemme si formano nei luoghi più caldi, ovvero nelle regioni della Terra in cui il calore del Sole è più intenso e si manifesta nelle rocce delle montagne e nell'acqua dei fiumi che attraversano questi luoghi, con aria molto calda.
Ella racconta come la schiuma di questi fiumi sia riversata in queste montagne roventi come una patina viscida, per solidificarsi nel giro di qualche giorno. La schiuma si prosciuga con i raggi del sole torrido e le temperature alte raggiunte dalle rocce durante il giorno. È a questo punto che la solidificazione della schiuma acquisisce il colore tipico e le sue proprietà, diventando così una pietra preziosa. Si stacca allora dalla zona di origine e sprofonda nella sabbia in forma di schegge, mentre i monti risplendono proprio in virtù di queste pietre prodotte. Ecco dunque che le pietre nascono dai due elementi acqua e fuoco, elementi fondamentali per estrapolare le virtù curative. Leggendo il lapidario di Hildegard de Bingen scoprirai che l'incontro della pietra, soprattutto con la saliva, con il vino e con l'acqua, genera effetti straordinari di guarigione. Ma, come dicevo prima, non tratterò il processo per ogni pietra e malattia, perché lascio a te soddisfare questa curiosità leggendo il libro. Troverai spunti davvero unici e particolari. Non tutte le pietre diventano preziose o impregnate di qualità curative, la maggior parte infatti ne sono prive. Hildegard de Bingen ci dice anche che Lucifero acquisì la sua conoscenza delle pietre, vedendole brillare, ammirando così le imprese di Dio. Dio volle che le pietre fossero utilizzate a scopi curativi e per questo sono onorate e sacre alla terra. Ma andiamo ora a vedere alcune pietre da quali elementi sono formate e i principali rimedi. Come dicevo, prendo spunto da questi due lapidari, quello di Hildegard de Bingen, menzionato anche poco fa, e quello di Marbodo di Rennes. Se ti interessano le pietre, ti consiglio di averlo tra i tuoi libri. È piccolo, come hai visto prima, è tascabile, ma è una concentrazione incredibile di informazioni pratiche e a volte sfiora proprio la magia. In questo video ti voglio parlare di alcune pietre che entrambi trattano in questi lapidari, per le altre invece ti invito nuovamente a leggere e interiorizzare il libro. Per Hildegard de Bingen, l'agata scaturisce dalla sabbia sommersa ed è una pietra calda, come una fiamma ardente, ma attinge le virtù dall'acqua e dall'aria. Si forma quando le acque si ritirano e la sabbia è invasa dal calore del sole e dalla purezza dell'aria che la trasformano in gemma. È utilizzata per guarire dal veleno dei parassiti e dei ragni, per le convulsioni e per l'epilessia. Per diventare uomini affidabili è bene mettere a contatto la pietra con la pelle. La pietra conferirà lungimiranza alle parole poiché trae origine da acqua, aria e fuoco. L'agata mantiene lontano i ladri o avranno un magro bottino. Se la notte prima di coricarsi tenendola in mano si percorre il perimetro esterno della casa disegnando una croce. Per Marbodo di Rennes fortifica chi la indossa, rende eloquenti ed affidabili, cura dai veleni. Egli racconta come si dicesse in passato che nelle venature si potessero distinguere delle immagini come quelle dei re e degli dei. Giunge dall'isola di Creta fino alle rive della Sicilia. Hildegard ci dice che l'ametista, che prende forma quando il sole ci mostra la sua corona e la sua natura, è principalmente prende principalmente la fonte delle sue virtù dall'aria. Si utilizza per le macchie del viso e i tumori appena formatisi. Ci dice di sfregarla sulla vescica di un morso di ragno per guarirla, mentre serpenti e vipere si allontanano dai luoghi in cui vi è questa pietra. Marbodo di Rennes ci dice che è ottima contro l'ubriachezza e origina in India, la culla di tutte le pietre preziose. Il berillo, ci dice Hildegard, è una pietra calda e che ha origine quando il sole irraggia la sua schiuma e le sue virtù sono principalmente quelle dell'aria e dell'acqua, anche se una piccola componente è quella del fuoco. Utile per guarire da avvelenamento da cibo, per non farsi assalire dalla rabbia, è anche buona cosa tenere spesso la pietra in mano e rigirarla. Marbodo ci dice che indossandolo questo esalta le virtù umane, suscita l'amore tra un uomo e una donna, cura le affezioni agli occhi accostandolo semplicemente ad essi, cura il singhiozzo, cura il rigurgito, il fegato e attenua il dolore.
Ha una forma esagonale e proviene anch'esso dall'India. Parliamo ora del calcedonio. Hildegarda ci dice che si forma a tarda sera con l'aria ancora tiepida e ha virtù prevalenti dell'aria con buone capacità terapeutiche. Vivifica il sangue tenendola a contatto con una vena, allontana l'ira e le debolezze, dona facoltà di comunicazione. Per Marbodo conferisce la facoltà di vincere una causa se forgiato come anello. Hildegarda ci dice che il carbonchio si forma durante le eclissi di luna per ravvivarsi poi con i raggi del sole. È una pietra rara, poiché rare sono le eclissi di luna e deve essere utilizzata con accortezza. È una pietra che può debellare qualunque malattia. Utilizzata per le malattie degli umori corporei, per il mal di testa, tiene lontano gli spiriti maligni e allunga la durata di vita degli indumenti. Marbodo ci dice che nasce in Libia e che il suo splendore lo si vede anche nella notte. Parliamo ora del crisolito, che per Hildegarda si forma tra mezzogiorno e il pomeriggio, traendo le virtù da aria e fuoco. Infonde energia vitale, risolve la febbre, rinsalda la conoscenza se tenuta sempre con sé a livello del cuore. Disperde gli spiriti nell'aria. Per i dolori al cuore, intingere il crisolito nell'olio di sandalo e lambire la parte dolente. Per Marbodo il crisolito montato sull'oro è un potentissimo amuleto contro le angosce notturne. Con le setole d'asino allontana gli spiriti maligni e va indossato al braccio sinistro. Ha origine in Etiopia. Il cristallo per Hildegarda si forma da acque fredde velate di un'ombra plumbea, traendo le virtù dall'acqua. Utile per la vista appannata riscaldando la pietra ai raggi solari e accostandola quindi agli occhi spesso. Lo stesso per le ghiandole del collo e per l'orticaria. Utile per la gola ostruita da un'escrescenza, per dolore allo stomaco e all'intestino. Marbodo ci dice che riscaldando il cristallo al sole e accostando uno stoppino, questo si accende. Insieme al miele aiuta le madri che stanno allattando, arricchendo il seno di latte. Il diamante per Hildegarda è una gemma calda, utile per alleviare gli influssi nefasti di alcune persone, ma utile anche per chi è iroso, placa la fame durante il digiuno tenendolo in bocca, utile per la gotta, apoplessia e literizia. Il diavolo se ne tiene a debita distanza. Marbodo ci dice che il più prezioso nasce in India, ma arriva anche dall'Arabia e Cipro, e che solo il sangue di caprone possa scalfirlo. Ha un largo impiego nelle arti magiche e rende invincibile chi lo indossa. Disperdi veleni, seda le lite e guarisce. Come gioiello è da portare alla mano sinistra fuso in oro oppure in argento. Per Hildegarda il diaspro si forma al tramonto, sostenendosi con la fiamma solare e prende virtù principalmente dall'aria. Utile per problemi all'orecchio e per il raffreddore. Per infezioni cardiache e polmonare, appoggiare la pietra sul focolaio e fare una leggera pressione. Per scongiurare gli incubi è bene tenerlo vicino. Protegge le puerpere tenendolo in mano dal parto fino al termine del puerperio. Purifica dove il serpente ha messo il suo fiato, tenendolo così lontano. Per Marbodo estingue la febbre e la nasarca, giova alle donne incinte con il contatto diretto, protegge chi lo indossa rendendolo amabile e anche dinamico. Ha maggiore efficacia se montato in una struttura di argento. La magnetite, ci dice Hildegarda, è una pietra calda e si forma dalla schiuma di alcuni molluschi velenosi che vivono nell'acqua e nella sabbia e producono ferro. È utile per il delirio e le allucinazioni e dissolve gli umori nocivi. Marbodo ci dice che deriva dall'India e fu utilizzata dalla maga Circe e dai Medi per le arti magiche. Utile per scoprire la fedeltà della moglie, riconcilia i coniugi o fa finire il matrimonio, poiché è fonte di saggezza, grazia ed eloquenza e guarisce la nasarca.
La perla, ci dice Hildegarda, si forma dalle acque salate che a volte scorrono nei fiumi e si formano dal sedimento di salsedine e sporcizia. Aiuta a purificare l'acqua immergendola in essa poiché la sporcizia si attacca alla perla stessa. Fa passare la febbre e per il mal di testa è bene scaldare al sole la perla e poi metterla sulle tempie esercitando una leggera pressione. Marbodo invece ci dice che nasce dalle conchiglie nell'incontro con la rugiada. Si trovano in India e in Britannia. Lo smeraldo, ci dice Hildegarda, si forma alla mattina quando il sole sorge, ovvero quando l'aria è fresca, ma il sole già arde. È utile per l'astenia e per la debolezza anche di cuore, polmoni e stomaco, semplicemente tenendolo con sé. È utile per l'epilessia, per il mal di testa e per la secrezione eccessiva di muco e saliva. Marbodo ci dice che lo smeraldo fu utilizzato da Nerone come specchio durante i combattimenti tra gladiatori. È utile per le profezie, mentre per accrescere le proprie facoltà e l'eloquenza è bene conservare uno smeraldo con devozione. Portato al collo guarisce la febbre, la vista stanca, scongiura le malattie e l'insolenza. Il topazio, ci dice sempre Hildegarda de Bingen, nasce nel primo pomeriggio, quando il sole è al massimo fulgore. Ha tanto elemento fuoco e poco di aria e acqua. È utile per guarire da cibi avvelenati. Si scopre il cibo avvelenato accostando il topazio al cibo, magari tenendolo incastonato in un anello, perché trasuda. Utile per oscuramento della vista per la febbre, milza, dolori cardiaci. In passato si adoperava per guarire la lebbra. Marbodo ci indica che nasce nell'isola dall'omonimo nome e dalla rabbia ed è utile per le emorroidi. Hildegarda de Bingen ci dice che lo zaffiro è una pietra calda che origina dopo mezzogiorno quando il sole divampa e acquisisce virtù dall'elemento fuoco. È lo spirito della conoscenza, utile per orzaiolo, occhi arrossati, gotta, per chi aspira all'intelligenza e alla cultura, placa l'ira, allontana gli spiriti maligni, rinsavisce l'uomo folle di amore per una donna. Incastonato in un anello di oro purissimo, diventa una medicina. Marbodo indica lo zaffiro come la pietra degna della mano di un re. Nasce in Libia, conferisce vigore, mantiene sani, allontana la malizia, placa l'ira ed è un rimedio contro la sudorazione eccessiva, contro le infiammazioni, le irritazioni agli occhi, l'emicrania, corregge i vizi di pronuncia. Dischiude le porte delle carceri ai prigionieri. Chi lo indossa deve avere una condotta devota. Chiudo questo video con un aneddoto riportato da Marbodo di Rennes. Sembra che il primo a indossare anelli incastonati di pietre preziose fosse Prometeo, colui che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini. E guarda caso, come ci dice Hildegarda de Bingen, le pietre nascono dall'intervento del fuoco con gli altri elementi.